Dopo aver perso alcuni amici a causa di un tornado, un'ex cacciatrice di tornado ritorna sul campo. Per via di un amico che vuole testare un nuovo sistema di tracciamento. Lei conoscerà uno spericolato ragazzo con la stessa passione per il tornado e famoso sui social media. Incontreranno vari sistemi temporaleschi e dovranno capire come salvare più vite possibili. Ciao ragazzi, bentornati su Wikos. Io sono John Mira e oggi parlo di Twisters di Lee Isaac Chung. Premetto che Twister del 1996 di Jan de Bont è uno dei film della mia infanzia. Adoro questa pellicola. De Bont viene spesso ricordato per due bei film, questo e Speed. Se volete sapere cosa ne penso di quest'ultimo potete recuperare l'episodio nella mia rubrica Boom Kaboom. Quando hanno annunciato questa pellicola ammetto che ho sorto un po' il naso, ma davo per scontato che l'avrei visto. Beh, Twisters mi ha molto soddisfatto. Ok, si vuole continuare a calcare la mano sulla nostalgia degli spettatori e a recuperare pellicole cult del passato, mettendoci un sequel, un prequel, uno spin-off, eccetera eccetera. Non voglio dilungarvi su questo aspetto. Questa pellicola del 2024 comunque si può dire che è un'altra avventura nel mondo del primo film, a distanza di vari anni ovviamente. Una sorta di sequel spirituale, ecco. Comunque questa avventura è velocissima, 2 ore non le senti. Le sequenze con i tornado sono intense e spettacolari. L'impatto visivo e sonoro infatti sono degni di nota. E anche la storia e i personaggi funzionano. C'è un giusto equilibrio tra le dinamiche dei personaggi, le loro relazioni e il fattore spettacolo. Twisters è un film catastrofico anni 90, segue la struttura del film precedente e come in Twister troviamo un prologo drammatico, l'evoluzione di un rapporto tra una donna e un uomo mentre insegue una tornado, c'è l'ironia, il progetto e la teoria scientifica a testare sul campo, il discorso di esaltarsi ed essere affascinati quanto terrorizzati dal vedere un evento simile. Inoltre la produzione omaggia il film di De Bont con alcune inquadrature e situazioni che devono affrontare i personaggi. Diciamo che anche sotto questo aspetto c'è rispetto e cuore per l'opera passata. Altro aspetto che ho apprezzato è la sceneggiatura tira in ballo quei gruppi o compagnie che promettono di ricostruire una città dopo una catastrofe, ma dopo la gente si troverà indebitata a vita. Nelle catastrofi c'è sempre qualcuno che ci può guadagnare qualcosa. Si abbassa un po' il voto per me perché la pellicola decelera nel terzo atto. Forse avrei voluto vedere qualcosa di più sostanzioso. Esempio, l'ultimo tornado nel film del 96 aveva una sequenza molto lunga, la fuga dei protagonisti era molto più esaltante ed esagerata. Qui hanno voluto giocare le carte in modo diverso e il finale può sembrare più limitato, diciamo. Nei due ruoli principali troviamo una coppia di attori molto lanciati, Daisy Edgar Jones e Glenn Powell. Notare che la storia è scritta da Joseph Kosinski, regista di Top Gun Maverick, e c'è Powell. Inoltre troviamo anche Anthony Ramos, per poco Kiernan Shipka e David Corenswet, il nuovo Superman nel prossimo film di James Gunn. Voto 8 pieno. Era da un pezzo che non si vedeva un disaster movie così ben fatto e che intrattiene alla grande. Vi ricordo di mettere mi piace al video e seguirci su YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, X e Twitch, così siete sempre aggiornati sui nostri contenuti, e sono parecchi. Un saluto e alla prossima avventura cinematografica. Ciao!